Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buona settimana a tutti. Carlo, siamo reduci da una partita brutta, risultato che è quello che è. Ti chiedo cosa ti porti via da Torino, poi passiamo alle altre questioni. Ormai ho già archiviato una brutta serata, sono uscito sconsolato, mortificato, deluso da tutto, scelte dell'allenatore, prestazioni della squadra, risposte in campo, partita da dimenticare, ma molto da dimenticare. Credi che per la prossima stagione si debba un po' lavorare anche sulla testa di questi giocatori? Guarda, queste partite di fine stagione, se non hai dei grandi stimoli, e proprio il Milan ne aveva zero, non è facile. Però c'è sempre la dignità, il fatto, il blasone, il porti indietro la maglia e quindi tu devi certamente rispondere sul campo, perché non è che la maglia non la indossi perché alla penultima campionato sei già secondo. Quindi prestazione seccante, brutta. E è già capitato nel passato magari di questo genere di prestazioni in queste finali di campionato. Se non fosse così sarebbe meglio, ovviamente. Sì. E sempre se capitano. Passiamo, Carlo, alla questione più calda, no? Da qualche settimana, ovvero la questione allenatore. Sabato è stato annunciato l'addio di De Zerbi al Brighton a fine stagione e ovviamente ci arrivano tante domande proprio su questa vicenda. Credi che ci possa essere una possibilità di vederlo sulla panchina del Milan? Guarda, Fonseca è molto avanti. Da quello che ha detto Sport Mediaset, informata per quello che riguarda De Zerbi, stamattina ci sarebbero stati dei contatti non confermati dal Milan. Chi l'abbia contattato non si sa, l'entourage di De Zerbi dice nessun contatto, rimane l'indiscrezione alla quale io credo di Sport Mediaset. Io ti sto facendo cronache. Certo. Milan non trapela nulla, nessuna conferma. Entourage non trapela nulla, nessuna conferma. Sport Mediaset, conferma dei contatti. Rimaniamo a quello. Fonseca molto avanti, Van Bommel rimane un pochettino e quindi questa è la situazione attuale. De Zerbi verrebbe al Milan? Sì. Fonseca verrebbe al Milan? Probabilmente sì. È un personaggio un po' spigoloso De Zerbi? Sì, però conta anche quello oggi purtroppo. Piacerebbe molto di più rispetto a Fonseca? Sì. Non sarebbe l'unanimità, te lo assicuro, no, perché tutti pensiamo, arriva De Zerbi, tutti contenti. Ti assicuro, ho scritto l'altro giorno, finalmente speriamo De Zerbi un allenatore che non sia divisivo. Mi hanno scritto, no, ma non ci piace. No, è vero. Vabbè, fatevene una ragione, sceglietelo, fate come Frankenstein, andate in un laboratorio, prendete l'allenatore aziendalista, l'allenatore giochista, l'allenatore che ti fa vincere, l'allenatore, c'è solo Conte. Stai tranquilla che anche su Conte avevo ricevuto non vince mai all'estero. La Champions. Su Conte era la Champions, diciamo, il dubbio, perché sai che... Anche che non era piaciuto all'Inter perché era stato all'Inter la Juve, c'erano anche quelli lì, quindi anche lì proprio l'unanimità non c'era. Era quello che forse più raccontava. Ma dato che non ne voglio più parlare perché non è stato mai vicino al Milan e a maggior ragione adesso, parliamo di qualcuno. De Zerbi, qualche possibilità sembra ci sia. Fonseca sembra molto avanti. Carlo, ti faccio una domanda Puoi immaginare quando arriverà Fonseca, tu mi dirai e chi se ne importa, hai ragione, tu non mi vedi ma mi sto mettendo la mano sulla fronte, che cosa possa succedere. No, chi se ne frega, no, perché comunque è giusto valutare tutto, però... Io ho detto chi se ne importa, che sono stato Sì, insomma. No, volevo farti una domanda che in tanti si stanno facendo. Quali sono gli ostacoli principali ad oggi per De Zerbi? C'è questa clausola. La clausola è superata, ma dobbiamo dire una cosa. La clausola è superata perché non ci sono più 15 milioni, ma mi risulta che ce ne sia una ancora da 5 o 6.
però giunti a questo punto superabile. Sì. Credo superabile. Non credo che sia il problema della clausola adesso. Io credo che sia forse magari il carattere un po' spigoloso, una figura un filino ingombrante, e però dobbiamo andare allora in un convento dove ci sono persone tranquille, che meditano, che non rispondono mai male, tutte persone ovviamente di una certa dirittura, eccetera. Perché se no, chiaro che un allenatore con un po' di carattere fa Beh, parte anche magari. del gioco, insomma. Credo che sia un po' il carattere, secondo me, che temono un po', mentre voglio sottolineare che riguardo all'aziendalismo sono le prove dicono di stare tranquilli, perché gli hanno venduto Caicedo e McAllister e non ha fatto una piega. Qualcuno potrà dire mancherebbe altro, non ho portato a caso sì, però ci sono altri allenatori che se glieli togli, insomma, magari si irritano un po'. Anche su questo punto penso che sia conciliabile con le esigenze della società. Ma guarda, sinceramente dopo una stagione del genere ma te lo dico, mia opinione, io mi auguro di vedere un allenatore con carattere sulla panchina del Milan, perché assolutamente serve. Poi non è l'unica caratteristica che bisogna valutare, ovviamente. Questo pensando che Pioli non abbia carattere, diciamo così, che non mostra sia durante le partite che magari fuori carattere, ma magari ha preso per il collo senza dircelo qualche giocatore. Questo non lo possiamo sapere. Non dobbiamo confondere, secondo me, Beatrice, il carattere nel senso di mediatico, quello che urla, che si arrabbia, roba del genere. L'importante è che abbia carattere dentro lo spogliatoio. In questo senso Pioli, il fatto che la squadra lo abbia sempre seguito e non l'abbia mai scaricato, vuol dire che tutto sommato, senza mostrare i pugni e fare grrr, ha preso la stima della squadra. Ma no, io infatti non credo che Pioli non abbia carattere, anzi, comunque ha dimostrato di averlo anche in alcune situazioni. Poi magari è meno visibile rispetto ad altri allenatori, però credo che anche Pioli abbia comunque segnato le sue strade e abbia avuto carattere. Sì, dato che però dicevi dopo questi anni, allora pensavo... No, dopo questa stagione più che altro perché è stata una stagione un po' pesante, no? Quindi comunque l'allenatore che deve arrivare dovrà essere... Hai ragione, secondo me. Se tu vuoi dire, traduciamolo, un allenatore della scossa, De Zerbi è più scossa di Fonseca, non ci sono dubbi. Esatto. Carlo, ti chiedo l'ultima cosa, perché durante Milan Salernitana daremo l'ultimo saluto a Olivier Giroud, anche a Simon Kjær. Ti aspetti che vengano, o comunque che tentino di sostituirli durante questo mercato, due giocatori che sono stati dei leader anche dal punto di vista carismatico? Kjær l'abbiamo visto meno, però comunque ha avuto un'importanza in questo gruppo. Io non lo so, ma devono. Li sostituiscono con 3 belle promesse, non è la stessa cosa. La rosa deve essere completata anche da giocatori di carisma. Spero che lo sappia. Penso che lo sappia. Mi auguro che lo sappia. Sì, me lo auguro anch'io. Carlo, ti saluto, ti ringrazio, ti do appuntamento a questo punto mercoledì con Filo Rossonero. Un grande saluto e buona settimana a tutti.